Siamo a Fogliano Re di Puglia, collegamento fra poco con il municipio di Fogliano Re di Puglia, dove la senatrice o senatore Francesca Tubetti presenterà il progetto per la realizzazione di un centro studi a memoria, a salvaguardia delle persone che sono cadute qua e che vede molte famiglie cercare notizie. L'intenzione è quella di creare un centro studi per dare alle famiglie che hanno avuto dei caduti nella Grande Guerra di avere qualche notizia, di sapere qualcosa di più. È tutto per il momento, andiamo con il collegamento con il municipio di Fogliano Re di Puglia. Buongiorno a tutti, io vi do il benvenuto qui nella sala consigliare del comune Fogliano Re di Puglia con grande piacere, perché è un'occasione particolarmente gratificante, quindi un benvenuto e un ringraziamento a voi che siete qui con te, ma soprattutto il ringraziamento e il benvenuto alla senatrice Tubetti, che in questo momento e in questa occasione ci propone una sua iniziativa, una sua importante iniziativa di valorizzazione e promozione del territorio, della nostra storia, della nostra cultura, nell'ottica proprio del recupero della memoria storica, cosa per cui i nostri paesi del territorio che gravitano, diciamo, in zona carsica e permettetemi in particolare Fogliano Liguria, dicevo appunto rispetto alla memoria storica, è un esercizio che siamo abituati a fare normalmente. La vocazione in particolare del nostro comune è proprio questa, del resto lo potremo fare certamente. È chiaro che ospitando con il sacrario del Canuti, il Centovina Canuti, e permettetemi di dire anche il chiaro organico, la nostra dedizione, la nostra mission è proprio questa, occuparci della memoria migratoria. E l'iniziativa che quest'oggi ce l'ha detto ci propone va proprio in quella direzione, anche perché permettetemi un Oscar che aveva proprio da ringraziare, quindi ce l'ha nel cuore. Credo che questo lo dimostri da sempre e in particolare in questa occasione. Non mi includo ulteriormente perché do la parola alla senatrice che ci illustra la vostra il storia dei candidati. Grazie mille, grazie al sindaco, e grazie a tutti voi qui lunedì mattina perché ne vado a guardare, però insomma ci tenevo a ragazzi, perché io credo molto nei corsi e ricorsi storici, no? Nell'arte simbolo. Il 23 di ottobre si prepara del stato di Vittorio Veneto durante la Grande Guerra, e allora che cominciava il 24, e allora era una data che nelle scelte si confaceva a un'iniziativa che vuole andare nella linea filosofica che vede la valorizzazione nel Novecento di queste terre, cioè il ricordo del pellegrino. Io mi sono resa conto il viaggio del pellegrino, il viaggio della madre, il viaggio della famiglia nel territorio in cui i propri congiunti, i mariti con i figli hanno combattuto. I fratelli, tutto quel che è la storia delle famiglie italiane durante la Grande Guerra. E poi qui
l'abbiamo sempre vissuta anche principalmente da banda ottica. Le nostre famiglie combattevano su Manto Fronte, le nostre famiglie, verosimilmente, le famiglie dei italiani, le famiglie della Venezia Giulia erano in Galizia, erano su fronti assolutamente diversi da quello dei Carnaca della guerra. Ma ho dovuto notare nel corso degli anni dell'impegno politico, dell'abitata politica, che Re di Puglia è un simbolo. Il caso della Grande Guerra di per sé è un simbolo. È un simbolo che quando torni a casa racconti agli genitori che ridotti anche il nonno e anche il zio. E anche il papà della nonna era Pince ai Bubi, era San Michele, e questo mi ha fatto un po', diciamo, riflettere e comprendere e leggere diversamente quella che è casa mia, quello che è il territorio che ha detto. Me l'ha fatto al cuore sentire una valorizzazione, il fatto che questo dovesse essere riconosciuto in maniera ampia. Vedete, durante le ricerche per scrivere questo DDN, che poi magari tecnicamente vi spiego quale l'iter, se può essere interessante, non c'è un vero riconoscimento dei monumenti piuttosto che dei luoghi sacri alla patria o diciamo sacri ai popoli d'Europa, sono dei liberi dei consigli comunali. Quando io invece ho scritto questa cosa, voglio che questo territorio, il nostro Carso, che non è solo Fogliano di Puglia, ma è Ronchi, Doverdò, Villorusina, Monfalcone, San Pier Bisonzo, Sagrado e Savogna, di cui ringrazio i sindaci presenti e ringrazio anche chi non ha potuto essere presente ma mi ha scritto un messaggio oggi come sindaco di Doverdò, come sindaco di Vino Regina, poi anche sicuramente qualcun altro, ma insomma a me mi sfugge, e ringrazio il vice sindaco di Gorizia che è qui oggi insomma anche rappresentato di quello che è l'intero territorio dell'ex provincia di Gorizia, e quello che anche Gorizia era il simbolo per la terra di Gatti e stiamo andando a incontrare. Riconosciamo appunto il Carso come territorio sacro alla patria e luogo della memoria delle nazioni d'Europa. Nel nostro Carso si incontrano gli austro-ungarici, si incontrano abbiamo poi un po' tutte le nazionalità che partecipano alla Grande Guerra, e abbiamo visto che questo ha portato nel corso degli anni in questa cittadina e giustamente scalata su Ronchi, e le visite continue delle scuolenze, delle persone che venivano, forse anche più di quanto lo sentivamo noi, ragazzi che venivano al cimitero austro-ungarico, proprio questo dell'Open, e persone che adesso con gli alpini vengono l'estate vengono a tenere qui delle trincee. Questo diciamo quello che è l'analisi territoriale e i motivi sociali. Poi ci sono dei motivi anche personali che vanno al di là, no? E insomma un po' di rendersi conto che quando tu vivi da altre parti in Italia, la distanza tra il Venezia Giulia e la Puglia nello specifico era oggi è un'ora e mezza di aereo, magari. In tempo potevano essere 2 anni. I certificati di morte dei soldati italiani arrivavano a essere registrati alla NAGRAF di partenza del soldato anche 2 anni dopo.
quindi le persone familiari che erano a casa non avevano idea di dove fosse il corpo della persona loro vicina. E questo, dico, anche la tradizione orale poi, ha permesso alle famiglie di conoscere quella che è la reale storia dei piccoli familiari. E nel corso del tempo, nel corso degli anni, nel corso delle generazioni, nel corso di quella che è la storia del Novecento, la tradizione orale, anche per il dolore che porta in sé la morte della persona cara, viene meno e si disperde. Oggi, grazie alle ricerche che mi hanno insegnato a fare durante i miei 2 anni alla formazione della prodotto di Kiriamov per quello che era la Grande Guerra, ho avuto modo di imparare a fare delle ricerche sui vestiti, sui quaderni, su quello che è diciamo la parte insomma storica e archivistica della Grande Guerra. Però questo non è una cosa, vi dico la verità, non è una cosa semplice, non è una cosa tanto. Esistono diversi siti che permettono oggi di consultare tipo le estensioni dei libri anagrafici, come per esempio il sito dei beni culturali più antenati, che ti permette di vedere i quadri matricolari, ti permette di vedere le visite di leva, ti permette di vedere gli atti di morte, ti permette di vedere gli atti di matrimonio, ti permette un po' di vedere la storia della famiglia e della persona. Questo chiaramente non completo perché dell'archivio non vorrei che non c'è una, ma è su altre parti d'Italia vuole dire abbastanza. Deve essere unito poi con quello che sono, per esempio, i libri di qua andiamo a capirsi all'interno del discorso all'articolo 3 del PN, che devono essere uniti a quello che sono, per esempio, gli antisoldati, i diari delle battaglioni, i diari di guerra, gli avanzamenti, che sono ricerche che vengono fatte mediamente degli archivi e vengono fatte attraverso, diciamo, delle fermentazioni, non sono piccoli bioidi. L'obiettivo di questo è creare anche questo DN, creare anche appunto questo centro documentare, questo centro di studi dove i nostri nipoti, i nostri figli abbiano la possibilità di trovarsi domani mattina in pellegrinaggio alla Re di Puglia per qualsiasi motivo, perché magari sono enterrati a Rompis, che sono alla scoperta dei ricordi, perché sono ad Ado, perché sono di Trieste, perché sono mille motivi, per la Re di Puglia e dire no, mi sembra che il nonno, dopo sempre nonno, può essere anche il nonno, può essere nonno, a combattere la Grande Guerra si chiamava, nel mio caso, il mio zio Vecchio Umberto. Ecco, cerchi, grazie a questo centro studi, e poi ti vengono fuori qui delle notizie che sono parte della storia della Grande Guerra del condominio. Questa cosa risulta magari più semplice oggi se la persona è morta purtroppo durante la Grande Guerra. Più difficile è quando questi sono sopravvissuti. La storia della vita dei profeti 2-1 anni di guerra che il soldato vive durante Rock and Ring Valley. Questo un attimino per chiarire quello che sono le parti diciamo importanti del punto della biennale. Nel dubbio di questo c'è sicuramente l'inclusione di Increnio